In questa prova confrontiamo la Xiaomi XI 4K con le altre action cam da moto. Per alcuni aspetti è assolutamente la migliore, mentre per altri, è la peggiore. Nel confronto diretto con le due action cam migliori di questo test, l'analisi delle immagini della Xiaomi XI ci mostra in Final Cut un valore della luminosità del cielo di 41 per le zone scure e di 81 per le zone più chiare, mentre vedete come la GoPro, ma soprattutto la Insta360, producono un'immagine sensibilmente più luminosa. Non che sia inutilizzabile la Xiaomi al crepuscolo, ma non registrerete alcuni dettagli nelle zone più scure. E l'audio? La mia voce si sente meglio con la Xiaomi XI piuttosto che con le altre action cam di questo test. Andate a vedere tutte le puntate. I problemi li avremo più avanti con il rumore del vento. Qual è la migliore action cam da motovlog? Grazie a Giampiero, Luigi, Andrea e tutti gli altri che mi hanno fatto questa domanda. Adesso andremo a vederlo. Cominciamo da quelle più costose, cioè DJI Osmo Action, la Xi Action Cam, la GoPro 7, l'Insta. Dove ho avuto enormi difficoltà è stato con il vento che colpiva la action cam mentre guidavo. Guardate il volume in decibel del rumore del vento. Peccato che non abbia funzionato per niente il True Audio, ve lo spiego nella puntata della Insta360, perché la Insta360 ha un sistema di riduzione del rumore del vento molto più efficace. Vi volete fermare ogni ora per cambiare la batteria scarica? Vediamo un vecchio video con la comparativa delle batterie delle action cam come durata in timelapse. Xiaomi XI 4K era andata incredibilmente... Quella che ci darà più prima, ve lo anticipo, è questa un po' più luminosa della Victure, che è la Caso Brave, le due gemelline, perché a poco meno di 100 minuti, cioè a 98 minuti, la Caso Brave 7 LE cede a questo punto. E poi abbiamo due cedimenti molto vicini, perché sono a 100 e a 103 minuti, che in un timelapse dura un poco, e che sono la Xiaomi XI che mi ha veramente colpito, un po' perché è la più vecchia, un po' perché ha questo angolo ampio di visuale, quindi pensavo consumasse di più la batteria, invece a 100,5 minuti è andata molto bene. E la Victure, per fortuna abbiamo l'action cam più economica qua, sì, la Caso Brave costa di più perché ha il doppio schermo frontale, la Victure è la più economica ed è quella che dura di più, 103 minuti. Comunque scordatevi timelapse da 4 ore, che era quello che sarebbe piaciuto a me, si arriva all'ora e 40 nel migliore dei casi. Xiaomi XI non è impermeabile di per sé, ma ha bisogno della custodia. È costruito in plastica di buona qualità e gli assemblaggi sono molto precisi. Per esempio lo sportellino delle batterie si apre sempre molto bene anche dopo anni di uso. Le batterie sono proprietarie, ma forse anche per il fatto che ormai è una vecchia action cam, si trovano su Amazon in offerta a poco più di 20 euro la coppia con il caricatore. E mi raccomando, guardate il mio canale Telegram con le offerte speciali per tutto ciò che riguarda le action cam, per trovarle fino al 50% di sconto. Ha una forma unica perché è molto allungata, il che la fa essere sbilanciata su altri stabilizzatori per action cam, e quindi Xiaomi le ha costruito uno stabilizzatore apposito. E si vede perché la camera è bilanciata anche solo inserendola. Uno stabilizzatore compatibile con una sola action cam è uno spreco, ma con una piccola modifica si rende universale. I menu sono facili da usare e il touch risponde bene. Ci sono tutte le opzioni che ci si aspetta su una action cam e per quanto riguarda le risoluzioni, da notare la possibilità di impostare la modalità Ultra, che dà un angolo molto cinematografico. Questa è la vera nota distintiva di Xiaomi XI rispetto a tutte le altre action cam.
Peccato che i frame rate di 60, 90 e 120 frame al secondo non siano compatibili con la risoluzione massima di 4K e solo con alcune risoluzioni, perché lo slow-mo in modalità ultra è veramente pazzesco, ma di questo parliamo fra poco. Purtroppo sì, è stata la peggiore per quanto riguarda la stabilizzazione dell'immagine e il contenimento delle vibrazioni della moto. Non che sia così pessima, per qualcuno magari va bene. Giudicate voi, mi interessa sapere cosa ne pensate. Io non la userei in moto, ma voi scrivetelo nei commenti. E adesso vediamo la migliore del test. Ho inserito un riferimento sulla macchina davanti, un mirino. Guardate quanto non si muove. Purtroppo invece questa è la Xiaomi Xi e vedete quanto si muove il furgone là davanti. La Xiaomi Xi è la più cinematografica delle action cam che ho provato. Magari così non vi sembra, ma aggiungete le barre, fate la color correction, poi giocate anche con lo slow-mo. Purtroppo non in 4K, maledizione. E guardate cosa succede. Black and white, rain and tears. I haven't felt like this in years. Ups and downs, pains and fears. A broken overhead it is. Back to zero, starting out. Getting rid of all those doubts. And I have yet to figure out what good intentions come about. Feeling lonely, feeling lost. Grazie per la visione. Mi dite se vi è piaciuto con un commento, un like. Pensate di prendere la Xiaomi Xi come action cam da moto? Ah, ricordatevi sempre di mettere la mascherina nei luoghi affollati, così uccidiamo il maledetto virus. E ci vediamo alla prossima.